Ok, cominciamo quindi la lavorazione. Facciamo un cappietto e lavoriamo per la base del motivo 11 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Adesso ci alziamo di 4 catenelle come per lavorare una maglia alta doppia, quindi 1, 2, 3 e 4. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nella 11ª catenella, quindi nell'ultima maglia lavorata, scendiamo di 4 dall'uncinetto, rientriamo e lavoriamo in questo punto altre 6 maglie alte doppie, quindi 2 con questa, rientriamo nella stessa maglia 3, 4, di nuovo 5, 6 e 7, comprese le prime catenelle, quindi ricontiamo 7 maglie alte doppie comprese le prime 4 catenelle iniziali, quindi l'arco sarà formato da 7 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A questo punto lavoriamo una catenella, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, sulla base delle nostre catenelle dall'ultima libera che abbiamo, quindi dopo l'arco contiamo 1, 2, 3, 4 catenelle, nella quinta entriamo e lavoriamo 2 maglie alte doppie nello stesso punto, una, 2, una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto e lavoriamo di nuovo una e 2 maglie alte doppie nella stessa maglia di base. Quindi abbiamo formato una V con 2 maglie alte doppie separate da una catenella e in precedenza, inizio del motivo, 7 maglie alte doppie nella prima catenella di base, quindi nell'11ª lavorata. Adesso ripetiamo una catenella, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e qua dovremo avere 5 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Nella quinta catenella entriamo e lavoriamo 7 maglie alte doppie, una, 2, tutte nello stesso punto, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok, questo è il primo giro del motivo. Quindi iniziamo con 11 catenelle sulla base, nell'11ª maglia 7 maglie alte doppie comprese le prime 4 catenelle iniziali, una catenella di separazione, contiamo sulla base 4 catenelle, nella quinta
un gruppo di 2 maglie alte doppie nello stesso punto, una catenella e 2 maglie alte doppie di nuovo nello stesso punto. Nell'ultima catenella montata, quindi nella prima lavorata per la base, di nuovo ripetiamo 7 maglie alte doppie e qua lasciamo una catenella di separazione. Questo è il primo giro. Adesso voltiamo il lavoro e cominciamo con la lavorazione del secondo giro. Allora, innanzitutto ci alziamo da dove siamo di 4 catenelle, 2, 3 e 4. Adesso ne lavoriamo una in più che è di separazione, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, dentro alla seconda maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta doppia, una catenella, nella maglia alta successiva entriamo una maglia alta doppia, una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, nella maglia alta doppia successiva entriamo e lavoriamo un'altra maglia alta doppia per un totale di 7 maglie alte doppie sul secondo giro, separate da una catenella nel primo arco. Procediamo, una catenella, una maglia alta doppia e abbiamo un totale, andiamole a contare, di 1 2 3 4 5 6 maglie alte doppie. Lavoriamo l'ultima, quindi una catenella, sopra all'ultima maglia alta doppia una maglia alta doppia. Adesso siamo sopra al motivo centrale dove abbiamo fatto una catenella, ripetiamo una catenella di separazione, prendiamo 2 volte il filo, rientriamo nello spazio di una catenella al centro e lavoriamo 2 maglie alte doppie nello stesso punto, una catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo altre 2 maglie alte doppie, una e 2, una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto e adesso dentro ad ogni maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta doppia separata da una catenella, una, due, una catenella, 3, una catenella, 4, una catenella, 5, una catenella, 6, una catenella di separazione. Lavoriamo anche la settima maglia alta doppia sopra alla quarta catenella iniziale, quindi che è praticamente la prima maglia alta doppia sottostante, per un totale di 7 maglie alte doppie anche su quest'altro archetto separate da una catenella, e abbiamo realizzato in questo modo il secondo giro. Lavoriamo il terzo giro, giriamo il lavoro in questo modo. Adesso ci alziamo di 3 catenelle, facciamo così prima, allora rientriamo nell'ultima maglia e facciamo una maglia bassa. Adesso ci alziamo di 3 catenelle, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto e dentro alla stessa maglia alta in cui abbiamo appena fatto le 3 catenelle rientriamo e lavoriamo altre 2 maglie alte doppie, una e 2. Quindi nella prima maglia alta doppia sottostante lavoriamo
una maglia bassa più 3 catenelle sono la prima maglia alta doppia iniziale, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto e lavoriamo altre 2 maglie alte doppie. Adesso dobbiamo fare 2 catenelle di separazione, prendere il filo e dentro alle maglie alte doppie successive andare a ripetere quello che abbiamo appena fatto, quindi 3 maglie alte doppie dentro ad ogni maglia alta doppia sottostante, quindi 1, 2 e 3. Due catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, dentro alla maglia alta doppia seguente 3 maglie alte doppie, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta doppia seguente, 3 maglie alte doppie, 1, 2 e 3. Procediamo. Su tutte le maglie alte doppie sottostanti lavoriamo un gruppo di 3 maglie alte doppie separati da 2 catenelle, quindi procedo, continuo la registrazione per tutto il punto, ok, mi trovo nella parte centrale, che questa sarà la parte centrale della lavorazione. Abbiamo fatto 2 catenelle, di nuovo 2 catenelle, anche in questo punto qua, quindi è facile anche da ricordare perché dove lasciamo una catenella di separazione facciamo una catenella anche per il gruppo centrale, dove ne lavoriamo 2, ne lavoriamo 2. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo al centro del motivo sottostante che è quello centrale e lavoriamo di nuovo 2 maglie alte doppie, una catenella e nello stesso punto altre 2 maglie alte doppie, quindi nella parte centrale lavoreremo sempre questo punto qua. Adesso andiamo a lavorare in modo speculare sull'altro lato, quindi a ripetere quello che abbiamo appena fatto. 2 catenelle, 1 e 2, prendiamo 2 volte il filo, dentro ad ogni maglia alta dell'archetto 3 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta seguente, di nuovo 3 maglie alte doppie.
quindi stiamo lavorando il terzo giro e lo lavoriamo con 3 maglie alte doppie sopra ad ogni maglia alta doppia sottostante. Lavoriamo anche dentro alle prime 4 catenelle del giro sottostante. Nella quarta catenella, che corrisponde alla prima maglia alta doppia, entriamo e lavoriamo 3 maglie alte doppie, 1, 2 e 3. Ok, quindi adesso abbiamo terminato il terzo giro del motivo. Eccolo qua. Quindi vedete che stiamo andando piano piano ad allargare, quindi stiamo andando proprio a creare questo arco, insomma questo motivo molto bello, dove questi gruppi di 2 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie saranno proprio al centro della lavorazione. Ok, adesso cominciamo con la lavorazione del quarto giro. Quindi adesso giriamo il lavoro da dove siamo, quindi da dove abbiamo terminato la lavorazione, rientriamo nella maglia alta doppia appena lavorata e facciamo una maglia bassa più 3 catenelle che ci danno l'altezza per la maglia alta doppia. Oltre a queste catenelle ne lavoriamo altre 3 di separazione. Su questo giro andremo a lavorare dentro ad ogni maglia alta doppia sottostante una maglia alta doppia chiusa a metà e le chiuderemo insieme per formare un petalo. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto. A questo punto rientriamo nella prima maglia alta doppia lavorata, quindi dove abbiamo fatto la maglia bassa e le 3 catenelle, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta doppia senza chiuderla. Prendiamo il filo sull'uncinetto 2 volte, dentro alla seconda maglia alta doppia entriamo e lavoriamo una maglia alta doppia senza chiuderla, quindi solo chiusa per metà. Lavoriamo anche la terza maglia alta doppia sottostante, entriamo e chiudiamo solo a metà. Sull'inizio del giro avremo da chiudere 4 asole, perché sulle prime abbiamo lavorato una maglia alta doppia più 3 di separazione. Lo faremo solo qui e alla fine del giro questo. Sulle altre lavoreremo solo maglie alte doppie chiuse a metà. Prendiamo il filo, chiudiamo il punto tutto insieme e lo finalizziamo con una catenella. Adesso ci spostiamo sopra al gruppo di 3 maglie alte doppie del giro sottostante, quindi facciamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, nel secondo gruppo di maglie alte doppie entriamo nella prima maglia alta doppia e facciamo una maglia alta doppia chiusa a metà. Di nuovo prendiamo il filo, entriamo nella successiva e lavoriamo una maglia alta doppia chiusa a metà. Adesso entriamo nella terza maglia alta doppia e lavoriamo un'altra maglia alta doppia chiusa per metà. In questo modo abbiamo 4 asole sull'uncinetto, prendiamo il filo, le chiudiamo tutte insieme e le finalizziamo con una catenella. Adesso ripetiamo 6 catenelle, 3, 4, 5 e 6 e andiamo a lavorare dentro al successivo gruppo di maglie alte doppie. 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia alta doppia, una maglia alta doppia chiusa a metà, nella successiva una maglia alta doppia chiusa a metà, nella successiva una maglia alta doppia chiusa a metà. Abbiamo 4 asole, chiudiamo il punto e lo finalizziamo con una catenella. 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e ripetiamo maglia alta doppia chiusa a metà sopra ad ogni maglia alta doppia. Abbiamo 4 asole, chiudiamo tutto il punto e finalizziamo con una catenella. 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6 e lavoriamo
tutto in questo modo fino ad arrivare alla parte centrale. Scusate, mi è scappato il filo. Allora procediamo fino al centro. Chiudiamo, finalizziamo. 6 catenelle, senza calcolare chiaramente la catenella di finalizzazione, quindi quella è una maglia a sé stante. Finalizziamo sempre con una catenella, poi facciamo 6 catenelle di separazione. Prendiamo il filo e lavoriamo tutti i nostri gruppi di maglie alte doppie. Chiudiamo e finalizziamo. Lavoriamo anche il prossimo gruppo e vediamo come lavorare il centro, quindi 1 2 3 4 5 6 7 6 catenelle, scusatemi, non 7, scusate, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia, una maglia alta doppia chiusa a metà, nella seconda una maglia alta doppia chiusa a metà e anche nella terza. Chiudiamo e facciamo una catenella per finalizzare il punto. Quindi anche sull'altro lato, dentro ad ogni gruppo di 3 maglie alte doppie lavoreremo un gruppo di 3 maglie alte doppie chiuse a metà, le chiuderemo tutte insieme e lasceremo fra un gruppo e l'altro lasceremo 6 catenelle di separazione. Adesso siamo nella lavorazione centrale, facciamo 2 catenelle di separazione, 1 e 2, vi ripeto, anche in questo caso la maglia di finalizzazione del punto non va considerata nelle maglie di separazione, quindi 2 catenelle di separazione, lavoriamo il motivo centrale, entriamo nello spazio della catenella e lavoriamo una maglia alta doppia, un'altra sempre nello stesso punto, siamo a 2, una catenella di separazione e nello stesso punto altre 2 maglie alte doppie, quindi una e 2. Ok, scusate, lo ripeto. E 2. Di nuovo 2 catenelle e adesso ci spostiamo sull'altro lato della lavorazione e dentro ad ogni maglia alta doppia prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo maglia alta doppia chiusa a metà sopra ad ogni maglia, 1 2 e 3, chiudiamo, finalizziamo, 6 catenelle, 2 3 4 5 e 6, prendiamo il filo e procediamo nello stesso modo con cui abbiamo lavorato l'altra metà, quindi 1 2 e 3, chiudiamo, finalizziamo e procediamo, 2 3 4 5 e 6. Scusatemi un attimo. Scusate, mi era caduto il filo. Allora finalizziamo, 1 2
5 e 6, procediamo fino all'ultimo punto. L'ultimo punto lo lavoriamo sempre nello stesso modo, però faremo anche le 3 catenelle che abbiamo fatto iniziali più un'altra maglia alta doppia dentro all'ultima maglia alta sottostante, quindi faremo solo questa particolarità in più. 2, 3, 4, 5 e 6, prendiamo il filo ed andiamo nell'altro gruppo, lo lavoriamo insieme in modo da farvi vedere tutta la lavorazione, perché poi questa va ripetuta per almeno 3 volte il motivo, quindi dovremo andare a ripetere un motivo completo almeno per 3 volte per raggiungere la lunghezza della maglia. Ok, 2, 3, 4 4, 5 e 6. Sottofondo è mia figlia, le mie figlie che giocano giù. 1, 2, 3, 'Chiudiamo, finalizziamo con una catenella, le ultime 6, 2, 3, 4, 5 e 6, e andiamo nell'ultimo gruppo, quindi sopra la prima maglia alta doppia una maglia alta doppia, lavoriamo anche la seconda e lavoriamo anche sopra alle catenelle iniziali, quindi sopra alla prima catenella che abbiamo sono 3 più la maglia bassa, quindi sopra la terza catenella una maglia alta doppia, chiudiamo, e adesso dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto all'inizio della lavorazione, quindi dovremo ripetere 3 catenelle più un'altra maglia alta doppia nello stesso punto, quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filo 2 volte e sopra l'ultima maglia alta doppia facciamo un'altra maglia alta doppia, quindi usciamo da 2, usciamo da 2, proprio qui chiudiamo tutta la maglia. Ok, quindi abbiamo terminato anche il quarto giro, vedete la forma che prende, mi allontano un po', vi faccio vedere più da lontano la forma che stiamo andando a dare alla lavorazione. Vedete qua comincia ad aumentare piano piano il giro. Ok, adesso siamo alla lavorazione del quinto giro, quindi 1, 2, 3, 4. Ok, lavoriamo il quinto giro. Da dove siamo giriamo il lavoro, entriamo nell'ultima maglia alta doppia, quindi l'ultima lavorata, quella singola, facciamo una maglia bassa e ci alziamo di 3 catenelle, 2 e 3, che sono la prima maglia alta doppia. Un po'. Ok, ok. Adesso dentro all'archetto delle 3 catenelle che abbiamo appena lavorato prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e lavoriamo 3 maglie alte doppie, una, chiuse proprio normalmente, 2 e 3. Con le catenelle sono 4 maglie alte doppie iniziali. Ok, quindi 4 catenelle, maglia bassa più 3 catenelle, raggiungiamo l'altezza della maglia alta doppia, poi dentro alle prime 3 catenelle lavoriamo 3 maglie alte doppie. Adesso, senza fare catenelle di separazione, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo dentro all'archetto successivo di 6 catenelle e lavoriamo 6 maglie alte doppie, una, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso ci spostiamo nelle 6 catenelle successive senza fare catenelle di separazione fino sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo 6 maglie alte doppie, una, 2,
3, 4, 5 e 6. 2 volte il filo sull'uncinetto, nell'archetto successivo di 6 catenelle 6 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Due volte il filo, andiamo nel gruppo successivo, nell'archetto, scusatemi, di catenelle successivo, di nuovo 6 maglie alte doppie, 2, 3, 4, 5 e 6. Due volte il filo nelle catenelle successive, 6 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nelle 6 catenelle successive e ripetiamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, adesso siamo esattamente al centro della lavorazione, quindi abbiamo in totale, contiamoli in modo da orientarci anche per i prossimi giri che dovrete fare, perché dovranno essere identici a questo. È per questo che sto registrando di getto tutto, perché perlomeno sapete come andare a lavorare anche i prossimi. Abbiamo in totale, comprese le prime 4 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivi di maglie alte doppie in un lato, poi abbiamo la lavorazione centrale e gli stessi 7 dovranno essere sull'altro lato. Allora, nella parte centrale ripetiamo lo stesso motivo, che quello lo ripeteremo in tutti i giri, quindi facciamo 2 catenelle di separazione, prendiamo il filo sull'uncinetto, andiamo al centro dove abbiamo la catenella di separazione e lavoriamo 2 maglie alte doppie, 1 e 2, 1 catenella, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo nuovamente 2 maglie alte doppie e 2, di nuovo 2 catenelle e adesso andiamo a lavorare su tutto l'altro lato le maglie alte doppie dentro le catenelle di separazione. Prendiamo il filo, qua abbiamo le 2 catenelle di separazione del giro precedente, queste le saltiamo così come le abbiamo saltate su quest'altro lato, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, dentro l'archetto di 6 catenelle lavoriamo le nostre maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Filo sull'uncinetto 2 volte,
senza catenelle di separazione, andiamo nelle successive 6 catenelle e lavoriamo le nostre 6 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Due volte il filo, andiamo nelle catenelle seguenti e procediamo, quindi 6 maglie alte doppie, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendiamo il filo nell'archetto successivo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi procedo, quando siamo sopra alle ultime catenelle, che adesso ci arrivo, lavoriamo chiaramente il gruppo di 6 maglie alte doppie dentro alle 6 catenelle, quindi questo qua che è l'ultimo archetto, ok? Quindi facciamo normalmente le 6 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso dobbiamo lavorare anche le 3 catenelle che abbiamo qua all'inizio, come abbiamo fatto all'inizio del giro. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto 2 volte, entriamo nell'archetto, lavoriamo 3 maglie alte doppie, 2 e 3. Adesso 2 volte il filo scusate, e sopra alla terza catenella, quindi abbiamo maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, sopra alla terza catenella una maglia alta doppia. Quindi concludiamo il giro nello stesso modo in cui lo abbiamo cominciato, perché anche di qua abbiamo lavorato 3 catenelle con la maglia bassa più altre 3 maglie alte doppie dentro al primo archetto, quindi nello stesso modo nella parte dall'altro lato lavoriamo nella stessa maniera. Ok, adesso andiamo a fare, qui siamo 1, 2, 3, 4, 5, il sesto giro. Da dove siamo giriamo la lavorazione e adesso facciamo al solito una maglia bassa nell'ultima maglia alta più 3 catenelle, sono una maglia alta doppia. Adesso facciamo all'inizio e alla fine, perché anche qua lavoreremo meno catenelle all'inizio e alla fine, facciamo 5 catenelle, quindi la maglia alta più la maglia alta doppia più 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi queste sono 5 catenelle di separazione e questa è la maglia alta doppia. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, nella separazione fra
le maglie alte doppie di un lato e le maglie alte doppie nell'altro archetto, proprio nella separazione entriamo e lavoriamo una maglia alta doppia. E adesso per tutto l'arco fino al centro, ci fermeremo nella parte centrale, anziché 5 catenelle di separazione andiamo a lavorarne allora scusatemi, dobbiamo fare all'interno maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta doppia, maglia alta, mezza maglia alta, 7 catenelle quindi 1 2 3 4 5 6 e 7, filo sull'uncinetto 2 volte e adesso fra lo spazio delle maglie alte doppie sottostanti entriamo e lavoriamo una maglia alta doppia. Quindi all'inizio e alla fine del giro faremo solo 5 catenelle, su tutto il resto della lavorazione ne facciamo 7, 1 2 3 4 5 6 e 7, filo sull'uncinetto 2 volte, andiamo nello spazio successivo e lavoriamo maglia alta doppia, 7 catenelle, 2 3 4 5 6 e 7, filo sull'uncinetto e procediamo fino al centro del motivo. 4 5 6 e 7, lavoriamo proprio la maglia alta doppia nello spazio fra le maglie alte doppie, anche se non abbiamo fatto le catenelle di separazione, però abbiamo lo spazio fra i motivi, entriamo e facciamo maglia alta doppia. 1 2 3 4 5 6 e 7, prendiamo il filo, allora sono al centro, non me ne ero accorta, scusatemi, lo ripeto perché facciamo le 7 catenelle quando siamo nella parte centrale dove abbiamo le 2 maglie alte doppie e la catenella di separazione del centro. La maglia alta doppia qua la facciamo invece che nell'archetto sopra all'ultima maglia alta doppia sottostante, quindi proprio qua dove abbiamo la settima maglia, la sesta maglia alta doppia, entriamo e lavoriamo sopra alla maglia alta doppia una maglia alta doppia, quindi blocchiamo proprio la lavorazione su questo punto. Ok, adesso facciamo di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, al centro lavoriamo il nostro motivo di 2 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie. Ripetiamo poi le 2 catenelle di separazione, ok, ecco, 2 catenelle, filo sull'uncinetto 2 volte nella prima maglia alta che abbiamo, così come abbiamo chiuso il giro sull'altro lato, sull'altra parte entriamo nella maglia alta doppia e lavoriamo una maglia alta doppia e poi cominciamo con le catenelle, 2 3 4 5 6 e 7, 2 volte il filo, entriamo nello spazio del motivo fra un motivo e l'altro, una maglia alta doppia, 1 2 3 4 5 6 e 7, prendiamo 2 volte il filo e facciamo un'altra maglia alta doppia. Procediamo 1 2 3 4 5 6 e 7, una maglia alta doppia, di nuovo 7 catenelle, 2 3 4 5 6 e 7, una maglia alta doppia, 1 2 3 4 5 6
e 7, una maglia alta doppia, una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, due volte il filo, lavoriamo anche la maglia alta doppia, lavoriamo anche la maglia alta doppia fra le 4 maglie alte da un lato e le 7 dall'altro, quindi alla fine del giro facciamo la maglia alta doppia e adesso anziché lavorare 7 catenelle ne lavoriamo 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 anziché 7, due volte il filo sull'uncinetto, andiamo sopra alla prima maglia alta, quindi alla terza catenella iniziale del giro sottostante, e lavoriamo una maglia alta doppia, quindi usciamo da 2, usciamo da 2 e usciamo da 2. Ok, abbiamo terminato anche la lavorazione del sesto giro. Adesso lavoriamo insieme anche il settimo giro, che è praticamente l'ultimo, quello di chiusura, e poi vi faccio vedere come ci si aggancia qua per lavorare anche gli altri motivi, che saranno lavorati nello stesso modo in cui abbiamo lavorato questo motivo, con l'unica differenza che nell'ultimo giro che adesso andremo a fare, su quello successivo piano piano andremo ad agganciare le parti laterali per non lasciarle aperte. Quindi facciamo l'ultimo giro insieme, giriamo il lavoro in questo modo e adesso andremo a fare degli archetti piccolini all'interno delle catenelle. Prendo un po' di filato, scusate, altrimenti lavoro male. Ok, allora abbiamo lavorato qua all'inizio 5 catenelle, giusto? Adesso andiamo dentro alla prima catenella, quindi qua abbiamo la maglia alta doppia, prima catenella facciamo una maglia bassa più una e 2 catenelle, sono la prima maglia alta doppia iniziale, filo sull'uncinetto, nella catenella seguente entriamo e lavoriamo una maglia alta, quindi abbiamo fatto una maglia alta doppia, qua facciamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, nella catenella successiva una mezza maglia alta, nella catenella successiva una maglia bassa, adesso entriamo direttamente sopra alla maglia alta doppia sottostante, lavoriamo una maglia bassissima e ricominciamo dentro ad ogni catenella, quindi entriamo nella prima catenella delle 7 lavorate, lavoriamo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, nella maglia successiva, nella catenella successiva una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, nella maglia successiva una maglia alta, filo sull'uncinetto 2 volte, nella catenella successiva una maglia alta doppia e adesso lavoriamo a scendere ripetendo maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa, quindi filo sull'uncinetto, nella catenella una maglia alta, filo sull'uncinetto, nella successiva una mezza maglia alta, filo no scusatemi, nell'ultima catenella una maglia bassa. Sopra alla maglia alta una maglia bassissima, entriamo nella catenella dell'altro lato, una maglia bassa, una mezza maglia alta dentro la catenella seguente, una maglia alta, una maglia alta doppia e adesso scendiamo, una maglia alta, una mezza maglia alta, una maglia bassa,
una maglia bassissima sopra alla maglia alta doppia sottostante. Nella prima catenella entriamo, maglia bassa, mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia alta doppia, una maglia bassa, no scusatemi, una maglia alta, che dico, una mezza maglia alta, mi sono confusa, una maglia bassa sopra l'ultima catenella, sopra alla maglia alta doppia sottostante una maglia bassissima. Procediamo sopra dentro ad ogni catenella lavoriamo maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta doppia, scendiamo sull'altra metà, facciamo maglia alta, a scalare proprio mezza maglia alta, maglia bassa e maglia bassissima sopra la maglia bassissima sopra alla maglia alta doppia centrale, quindi della lavorazione. Allora, questa lavorazione la facciamo fino al centro, quindi fino a lavorare le 7 catenelle prima della parte centrale. Qui vediamo come procedere e poi andrà ripetuta anche sulla. Ok, sono arrivata alla parte centrale del punto, quindi ho lavorato dentro ad ogni catenella la serie di mezza maglia alta eccetera. Adesso per la parte centrale dobbiamo ricreare le maglie dove andare a lavorare quello che abbiamo lavorato nel primo giro. Quindi qua nel primo giro noi abbiamo lavorato 7 maglie alte doppie. Dalla maglia bassissima lavorata sopra l'ultima maglia alta doppia che abbiamo, dobbiamo andare a fare 6 maglie alte, 6 catenelle, scusatemi, 3, 4, 5 e 6, e poi a lavorare il nostro motivo all'interno della parte centrale, quindi facendo 2 maglie alte doppie separate da una catenella più 2 maglie alte doppie. Queste catenelle che abbiamo fatto, queste 6 catenelle, ci serviranno per lavorare le 7 maglie alte doppie per l'inizio del motivo successivo. Quindi facciamo la lavorazione della parte centrale normalmente con una sola catenella di separazione, e adesso ripetiamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e andiamo a fare una maglia bassissima dentro alla maglia alta doppia che abbiamo subito dopo, quindi questa qua, una maglia bassissima. Adesso ricominciamo con gli archetti, quindi entriamo nella prima catenella, una maglia bassa, nella seconda una mezza maglia alta, nella terza una maglia alta, una maglia alta doppia nella quarta catenella, e adesso scendiamo, quindi cominciamo con la lavorazione della maglia alta nella catenella successiva, una mezza maglia alta nella catenella seguente, una maglia bassa nell'ultima catenella, una maglia bassissima sopra alla maglia alta doppia sottostante. Procediamo, quindi dentro ad ogni catenella lavoriamo questo motivo qua. Quando arriviamo alla fine del giro di questo lato dobbiamo lavorare il punto solo a metà, così come abbiamo fatto all'inizio. Quindi nelle ultime catenelle, ci rivediamo poi alla fine del giro, lasciando libera
la maglia alta, perché lavoreremo solamente le prime catenelle, andiamo a fare una maglia bassissima sulla maglia alta, nella prima catenella una maglia bassa, nella seconda una mezza maglia alta, nella terza una maglia alta, nella quarta una maglia alta doppia. Ci rivediamo qua alla fine del giro e vi faccio vedere come agganciarvi per andare a lavorare poi tutto il motivo successivo per altre una, due o tre volte a seconda di quanto volete lunga la vostra maglia. Ci vediamo alla fine del giro. Allora, terminato anche l'ultimo giro, quindi abbiamo lavorato in totale, andando a contare dal primo, proprio dove abbiamo fatto gli archetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giri. Siamo esattamente sul settimo giro, quindi sul settimo giro la lavorazione del motivo è terminata. Il motivo è questo, mi sposto un po', e sarà il motivo che prenderà tutta la parte centrale della nostra creazione, quindi con questo motivo andremo a determinare anche la lunghezza del nostro progetto. Allora, si possono realizzare, adesso ci ricongiungeremo al punto centrale, vi farò vedere come andare a ricominciare il motivo e in quali punti andare ad agganciare le parti iniziali e finali della lavorazione. Poi il motivo si lavorerà allo stesso modo, ma lo faremo comunque insieme, almeno per un altro motivo. Poi quelli successivi, io ne lavorerò 3 in totale, quelli successivi, se ne volete lavorare di più va benissimo lo stesso, perché determineranno la lunghezza. Quindi come lunghezza io adesso farò con voi un altro motivo agganciandomi alla parte centrale, quello successivo andrà ripetuto alla stessa maniera di come lavoreremo questo giro, quindi di come andremo a lavorare tutto questo motivo, come vi farò vedere adesso. Io ne lavorerò, oltre a questo che faremo insieme, un altro e poi terminerò, perché come lunghezza per me può andare bene. Se volete proseguire con la lavorazione, lavorate i 3 motivi, controllate magari la lunghezza del punto e valutate se farne uno in più oppure fermarvi come farò invece io. Allora, adesso dobbiamo andare a ricongiungerci nella parte centrale, esattamente sopra alle catenelle, dove abbiamo lavorato lo spazio per riprendere i 7 motivi, quindi le 7 maglie alte doppie. Possiamo fare in 2 modi: sganciare il filo e riagganciarci qua, oppure a maglie bassissime camminare all'interno delle catenelle fino ad arrivare alle prime 6 catenelle che abbiamo lasciato prima del motivo centrale. Io farò in questo modo, quindi senza tagliare il filo. Sono arrivata all'ultimo punto lavorato, in questo caso giro il lavoro e adesso a maglie bassissime raggiungo il centro, quindi rientro direttamente nell'ultima maglia e scendo fino a raggiungere la parte centrale. Lo faccio insieme a voi, perché questo anche sul prossimo, finito questo motivo, sul prossimo che andrò a lavorare mi muoverò allo stesso modo, quindi ecco, tornerò indietro senza tagliare il filo per riagganciarmi alla parte centrale, tanto è uno spessore leggerissimo e non si vedrà niente poi alla fine della lavorazione. Preferisco far così che avere troppi fili da andare poi a nascondere, e quindi faccio così. Prendo tutte le catenelle, chiaramente anche le maglie bassissime.
Ok, allora lavoro anche l'ultima maglia, quindi la maglia bassissima, quella che ho lavorato sopra alla maglia alta doppia sottostante. Sono arrivata al primo archetto nella parte centrale della lavorazione. Adesso mi avvicino e vediamo come incominciare il prossimo motivo. Mi trovo prima dell'archetto, quindi ho lavorato la maglia bassissima anche dentro la maglia bassissima sottostante. Adesso entriamo nell'archetto delle catenelle e facciamo una maglia bassa. Adesso all'interno dell'archetto dovremo andare a ricreare il motivo, quindi ripartiremo con la lavorazione delle 7 maglie alte doppie, la lavorazione al centro del motivo con 2 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie, più una catenella di separazione come abbiamo fatto per il primo motivo e poi nuovamente 7 maglie alte doppie nell'altro archetto. La differenza sta nel fatto che su questi giri andremo ad agganciare la lavorazione all'interno degli archetti sottostanti, quindi faremo questo motivo insieme, lo lavorerò completo insieme a voi per farvi vedere dove andare ad agganciare il punto. Quello successivo andrà lavorato nello stesso identico modo, quindi vediamo come si agganciano i punti. Sono entrata con una maglia bassissima, una maglia bassa, adesso mi alzo di 3 catenelle che con la maglia bassa raggiungono l'altezza di una maglia alta doppia. Prima di continuare giro nuovamente il lavoro, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto e vado ad agganciare il punto sopra alla maglia alta doppia dell'archetto del motivo sottostante, quindi entro dentro alla seconda maglia alta doppia e lavoro una maglia alta doppia e ho bloccato il punto della lavorazione. Adesso ci giriamo nuovamente, 2 volte il filo sull'uncinetto e dentro all'archetto lavoriamo altre 6 maglie alte doppie perché la prima l'abbiamo lavorata con le catenelle, quindi rientriamo e proprio dentro all'archetto, non nella catenella ma dentro all'archetto, stavolta lavoriamo altre 6 maglie alte doppie per un totale di 7 maglie alte doppie. 4, 5, 6 e 7, quindi dobbiamo avere 7 maglie alte doppie comprese le prime catenelle. Contiamo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Una catenella di separazione, prendiamo 2 volte il filo ed entriamo all'interno del centro, lavoriamo 2 maglie alte doppie sempre nello stesso punto, una catenella, rientriamo nell'archetto, 2 maglie alte doppie, 1 e 2. Adesso ripetiamo quello che abbiamo appena lavorato anche per l'altro lato, quindi una catenella di separazione, prendiamo 2 volte il filo e dentro all'archetto lavoriamo 7 maglie alte doppie e poi le andiamo ad agganciare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ricontrolliamo sempre in modo da non sbagliarci e avere sul primo giro 7 maglie alte doppie sul lato, il centro, e 7 maglie alte doppie sull'altro lato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso blocchiamo l'archetto con una maglia alta doppia sopra alla maglia alta doppia dell'archetto sottostante, quindi qua abbiamo maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta doppia, nella maglia alta doppia una maglia alta doppia. Ok, abbiamo lavorato il primo giro del motivo, mi avvicino un po' e adesso andiamo a lavorare
il secondo giro. Il secondo giro si sviluppa con la lavorazione di maglie alte doppie sopra alle maglie alte doppie sottostanti separate da una catenella. La lavoreremo allo stesso modo, ma andremo ad agganciare il motivo all'inizio e alla fine della lavorazione, quindi facciamolo insieme. È un po' sfocato. Ok. Allora, giriamo la lavorazione. Lavorando la maglia alta doppia qua abbiamo formato questa catenella in più, quindi adesso rientriamo nell'ultima maglia alta doppia con una maglia bassa. Ci alziamo di 3 catenelle e raggiungiamo l'altezza di una maglia alta doppia. Di nuovo giriamo il lavoro e fermiamo il punto con una maglia alta doppia nella stessa maglia alta doppia dell'archetto lavorato nel giro precedente, quindi dove abbiamo lavorato questa maglia alta doppia rientriamo e blocchiamo il punto nello stesso modo con una maglia alta doppia. Ok, giriamo il lavoro e adesso con una catenella di separazione fra una maglia e l'altra lavoriamo tutte le maglie alte, quindi una catenella, 2 volte il filo, dentro ad ogni maglia alta doppia una maglia alta doppia, per un totale chiaramente di 7 maglie alte doppie separate da una catenella. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, una catenella, 6, una catenella e 7 maglie alte doppie anche su questo giro, ma separate da una catenella, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 lavorate sopra le maglie alte doppie sottostanti. Lavoriamo il centro, facciamo una catenella come abbiamo fatto per la lavorazione del primo motivo, 2 maglie alte doppie, e questo lo lavoreremo sempre in questo modo, una catenella e 2 maglie alte doppie nello stesso punto, 1 e 2. Adesso lavoriamo l'altro lato, quindi andiamo a rifare esattamente questa lavorazione anche sopra le altre maglie. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia alta doppia e lavoriamo la prima maglia alta doppia, una catenella e così via su tutto l'archetto per lavorarne 7 in totale come abbiamo appena fatto sull'altro lato, quindi 3, una catenella, 4, una catenella, 5, una catenella, 6, una catenella e lavoriamo anche la settima, che è questa. Ok, quindi abbiamo lavorato anche il secondo giro del motivo, l'abbiamo lavorato nello stesso modo in cui abbiamo lavorato il primo motivo, solo che abbiamo agganciato le parti laterali. Adesso agganciamo anche l'ultima parte, quindi come abbiamo fatto per l'inizio del giro, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nella stessa maglia che abbiamo già lavorato dell'archetto e lavoriamo una maglia alta doppia. Ok, adesso facciamo il terzo giro. Il terzo giro è quello di 3 maglie alte doppie sopra ad ogni maglia alta doppia, questo qua. Ricominciamo con la lavorazione, solo che andremo a bloccare anche qua l'inizio e la fine del punto. Giriamo il lavoro, entriamo dentro all'ultima maglia alta lavorata e facciamo una maglia bassa, ci alziamo di 3 catenelle, nuovamente giriamo la lavorazione e adesso andiamo ad agganciare il punto. Allora, su questo giro il punto lo andiamo a bloccare con una maglia alta doppia sopra
alla maglia alta doppia dell'archetto successivo, quindi qua abbiamo lavorato il primo archetto, andiamo nel secondo sulla maglia alta doppia, quindi dal punto 1 2 3 sulla maglia alta doppia lavoriamo una maglia alta doppia e abbiamo bloccato anche questo punto. Giriamo nuovamente il lavoro, 2 volte il filo sull'uncinetto e adesso rientriamo nella prima maglia alta doppia dell'arco e lavoriamo altre 2 maglie alte doppie, una e 2, come abbiamo fatto per il primo motivo. Quindi la lavorazione è identica, cambia solo che su questi giri andiamo ad agganciare il punto. Ora lavoriamo 2 catenelle anziché una, entriamo nella maglia alta seguente e lavoriamo altre 3 maglie alte doppie. Dobbiamo avere alla fine del giro su ogni lato 7 gruppi di 3 maglie alte doppie dentro ad ogni maglia alta doppia sottostante. 3, 2 volte 2 catenelle, andiamo nella terza maglia alta doppia sottostante, 1 2 e 3, 2 catenelle e procediamo. Ok, sono alla lavorazione dell'ultima maglia alta doppia, lo lavoro con voi perché tanto comunque anch'io lo devo lavorare, quindi vediamo tutto insieme, vi faccio vedere tutta la lavorazione che poi andrà ripetuta almeno per un altro motivo. Ok, sono alla parte centrale, anziché una catenella lavoro 2 catenelle di separazione come per il primo motivo, 2 volte il filo, entro nel centro e lavoro il punto normalmente, quindi 2 maglie alte doppie, una catenella di separazione, 2 maglie alte doppie. Ok, adesso lavoro l'altro archetto. Scusate, ho perso la maglia. Ok, lo lavoro nello stesso modo, quindi faccio 2 catenelle di separazione e sopra ad ogni maglia alta doppia su questo lato lavoro 3 maglie alte doppie, quindi filo, entro nella prima maglia, una maglia alta doppia, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e procedo sopra alle maglie alte doppie successive, 1 2 3, 2 catenelle e procedo. Stiamo andando proprio adesso ad allargare l'arco, quindi lavoriamo tutto il punto.
2 catenelle. Allora, se per non sbagliare dobbiamo avere anche su questo giro chiaramente 7 gruppi di 3 maglie alte doppie sopra ad ogni maglia, quindi contiamole, perché questi agganci con le maglie alte doppie possono magari confondere. Ecco, per esempio qua abbiamo un'altra maglia alta doppia da lavorare. Se vado a contare ne ho lavorati solo 6, 1 2 3 4 5 6, quindi ho un'altra maglia da lavorare, 2 catenelle e vado a lavorare anche l'ultima maglia alta doppia sottostante. Ve lo dico perché magari se ne lavorate una in meno poi alla fine manca lo spazio per fare la lavorazione laterale, quindi controllate sempre di avere il giusto numero di maglie lavorate su ogni arco e su ogni giro, in modo da non dover poi disfare e riprendere la lavorazione. Ok, adesso andiamo ad agganciare il punto, quindi una maglia alta doppia sopra alla maglia alta doppia del secondo archetto partendo dal centro, quindi 1 e 2, anche di qua 1 e 2, una maglia alta doppia sopra alla maglia alta doppia dell'archetto sottostante. Ok, abbiamo lavorato anche il terzo giro. Adesso lavoriamo il quarto giro, che si sviluppa facendo gruppi di 3 maglie alte doppie chiusi insieme all'interno delle 3 maglie alte doppie che abbiamo appena lavorato. Quindi adesso andiamo a lavorare questo punto qua, andiamo a chiudere la lavorazione del petalo. Dobbiamo comunque lavorare le catenelle iniziali più quelle di separazione e poi lavorare dentro ad ogni maglia una maglia alta doppia chiusa a metà che poi chiuderemo insieme. Allora, partiamo girando il lavoro e rientrando nell'ultima maglia alta doppia con una maglia bassa, quindi rientro nella maglia e lavoro una maglia bassa. Adesso facciamo le 4 catenelle che sono la prima maglia alta doppia, ma prima di procedere giriamo il lavoro e andiamo a bloccare il punto. Prendiamo 3 volte il filo sull'uncinetto anziché 2, rientriamo nella maglia alta doppia appena lavorata, quella dell'archetto, e lavoriamo una maglia alta tripla per bloccare il punto. Adesso di nuovo giriamo il lavoro e lavoriamo le nostre 3 catenelle di separazione come abbiamo fatto per il primo giro. 2 volte il filo sull'uncinetto, nella stessa maglia alta doppia dove abbiamo lavorato le catenelle rientriamo e lavoriamo una maglia alta doppia chiusa a metà, di nuovo la seconda maglia alta doppia chiusa a metà e anche la terza, per un totale di 3 maglie alte doppie chiuse a metà. Abbiamo 4 asole, chiudiamo il punto, finalizziamo con una catenella e adesso lavoriamo 6 catenelle di separazione, 3 4 5 e 6, 2 volte il filo sull'uncinetto e adesso andiamo sopra alle maglie alte doppie sottostanti. Entriamo nella prima e lavoriamo una maglia alta doppia chiusa a metà, entriamo nella seconda maglia e lavoriamo un'altra maglia alta doppia chiusa a metà. Ho sbagliato, perdonatemi, scusatemi, non cancello, lo rifaccio un attimo, scusatemi, ho sbagliato. Torniamo alle 3 catenelle di separazione, ho sbagliato, scusate, chiedo scusa, capita. Allora, nella prima maglia alta dove abbiamo le catenelle, sì, facciamo una maglia alta doppia chiusa a metà, ma le successive le dobbiamo lavorare sopra le maglie alte doppie dell'archetto da 3, quindi scusatemi, ero rientrata nella prima maglia, entro nella seconda, lavoro un'altra maglia alta doppia chiusa a metà e entro nella terza maglia e lavoro un'altra maglia alta doppia chiusa a metà. Abbiamo 4 asole, prendo il filo, chiudo tutto insieme, finalizzo il punto con una catenella. Ok, adesso sì, mi torna, scusatemi, capita, Quindi dentro ad ogni maglia alta andiamo a lavorare una maglia alta doppia chiusa a metà e poi le chiudiamo tutte insieme. Ora facciamo 6 catenelle di separazione, 3
4, 5 e 6. Prendiamo 2 volte il filo e andiamo a lavorare il secondo gruppo di 3 maglie alte doppie, quindi entriamo nella prima e chiudiamo il punto solo a metà, nella seconda e chiudiamo il punto solo a metà, nella terza e chiudiamo il punto solo a metà. Abbiamo 4 asole, prendo il filo, le chiudo tutte insieme e le finalizzo con una catenella. 6 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e procedo con la lavorazione del punto dentro ad ogni maglia, quindi una a metà, 2 e 3. Ho 4 asole, le chiudo, finalizzo e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 catenelle di separazione. Prendo il filo, vado nelle maglie alte doppie seguenti e lavoro una maglia alta doppia a metà, 2, quindi la stessa lavorazione che abbiamo fatto per il primo motivo, siamo sul quarto giro e lo lavoriamo alla stessa maniera. 4, 5, 6, avevo sbagliato io, scusate, 1, 2 e 3. Anche su questo giro per ogni lato dobbiamo avere chiaramente 7 punti lavorati insieme, 5 e 6, quindi dobbiamo avere 7 gruppi di maglie alte doppie chiusi insieme. Quindi adesso arriviamo al centro e prima di proseguire contiamo per vedere se la lavorazione è corretta. Chiudiamo, una catenella, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2 volte il filo e lavoro l'ultimo punto perché poi sono al centro, quindi lavoro anche questo, 1, 2 e 3, chiudo, una catenella per finalizzare. Quindi controlliamo di aver lavorato dentro ad ogni punto un gruppo di 3 maglie alte doppie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perfetto, sono al centro, lavoro le mie 2 catenelle di separazione senza contare la catenella di finalizzazione, chiaramente entro al centro del motivo e lavoro 2 maglie alte doppie, una catenella di separazione e altre 2 maglie alte doppie nello stesso punto, quindi 1 e 2, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto. Adesso sopra ad ogni maglia alta doppia entriamo e lavoriamo una maglia alta doppia chiusa per metà su ogni maglia alta doppia, chiudo, finalizzo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vado nel secondo gruppo e ripeto.
Allora, ok, ho l'ultimo gruppo da lavorare, quindi entro nella prima maglia alta doppia e lavoro il punto, nella seconda e nella terza. Siamo alla fine del giro, chiudiamo, finalizziamo e adesso però dobbiamo fare le 3 catenelle, 1 2 e 3, come abbiamo fatto all'inizio del giro, 2 volte il filo e rientrare dentro alla maglia alta doppia appena lavorata, quindi alla terza, e lavoriamo una maglia alta doppia come abbiamo fatto a inizio giro. Adesso dobbiamo andare a bloccare il punto. Terminata la lavorazione siamo a 1 2 3 4 5 6 7 motivi, poi abbiamo il centro e gli altri 7 motivi. Adesso andiamo a bloccare il punto come abbiamo fatto per l'inizio della lavorazione, quindi sopra al secondo archetto nella maglia alta doppia, lavorando però una maglia alta tripla. Quindi prendiamo 3 volte il filo sull'uncinetto, nello stesso punto dove abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo la maglia alta tripla. 1 2 3 e 4. Ok, adesso andiamo a fare il quinto 1 2 3 4, il quinto giro. Il quinto giro è quello di maglie alte doppie, 6 maglie alte doppie dentro ad ogni archetto sottostante, quindi nel primo punto dove abbiamo le 3 catenelle dobbiamo lavorare 3 maglie alte doppie, in ogni archetto da 6 maglie alte doppie. Vediamo come si aggancia e poi vediamo come si aggancia alla fine. Quindi giriamo il lavoro e rientriamo nell'ultima maglia alta doppia lavorata. In questo modo facciamo 1 2 3 catenelle in più che sono una maglia alta doppia, giriamo nuovamente il lavoro e andiamo ad agganciare il punto. Abbiamo lavorato dentro agli archetti della chiusura del giro precedente, del motivo precedente, abbiamo lavorato dal centro 1 2 archetti. Adesso andiamo a bloccare il punto nel terzo archetto, prendiamo 2 volte il filo, qua abbiamo la chiusura del punto precedente, nell'archetto seguente sopra la maglia alta doppia una maglia alta doppia, giriamo il lavoro, 2 volte il filo sull'uncinetto, nelle 3 catenelle di separazione all'interno lavoriamo 3 maglie alte doppie, 1 2 e 3. Adesso lavoriamo dentro agli archetti successivi, quindi filo sull'uncinetto, vi ricordate, senza fare catenelle, andiamo nell'archetto successivo e lavoriamo 7 maglie alte doppie, 1 2 3 4 5 6 6, scusate, ho detto 7, sono 6 maglie alte doppie, perdono, 3 e 3 6, filo sull'uncinetto, senza fare catenelle andiamo nell'arco seguente, di nuovo 6 maglie alte doppie, 1 2 3 4 5 e 6. Di nuovo, senza fare catenelle di separazione, andiamo nell'arco successivo, 2 volte il filo e lavoriamo 6 maglie alte doppie, 1
5 e 6. Filo sull'uncinetto, andiamo nell'arco seguente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Procediamo fino a raggiungere il centro, quindi dentro ad ogni archetto di catenelle 6 maglie alte doppie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, ho raggiunto il centro, quindi ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 archetti. Dentro i 7 archetti sono al centro, quindi qua ho il motivo centrale, quindi ho il centro, vado a fare 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nel punto e lavoro il motivo centrale, quindi facendo una e 2 maglie alte doppie, una catenella e nello stesso punto 2 maglie alte doppie, 2 catenelle e adesso riprendo la lavorazione all'interno delle catenelle, quindi queste qua dal motivo centrale all'arco, queste qua le saltiamo, andiamo nell'arco, nello spazio di 6 catenelle e lavoriamo 6 maglie alte doppie fino alla fine del giro in ogni archetto senza fare catenelle di separazione, quindi tutte insieme in ogni arco. 4, 5 e 6. Andiamo in quello successivo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Procedo. Nel frattempo vi ricordo che il link al filato che sto utilizzando lo trovate all'interno della descrizione del video, quindi subito sotto il video nelle info. Io vi consiglio davvero di andare a guardare questo sito perché, a parte il colore che ho scelto io, per questa fettuccia che si lavora veramente in modo splendido ci sono altre tonalità molto molto belle, quindi io vi consiglio di andare a visitare il link che vi ho lasciato perché è un filato veramente di alta qualità e si lavora veramente molto bene, nonostante sia con il lurex, è morbidissimo. 4, 5 e 6. Allora, ok, sono quasi alla fine, lo facciamo insieme così blocchiamo il punto e poi abbiamo altri 2 giri da lavorare per terminare anche il secondo motivo, quindi siamo alla fine. 4, 5
6, una, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, sono all'ultimo punto, quindi qua ho le 3 catenelle. Entro con il filo, lavoro 3 maglie alte doppie, una, 2 e 3 come ho fatto all'inizio sull'altro lato, e poi lavoro la quarta sopra alla maglia alta doppia sottostante, quindi entro dentro alla maglia alta doppia e lavoro la maglia alta doppia. Ok, abbiamo finito anche questo giro, adesso lo andiamo a bloccare come abbiamo bloccato l'inizio della lavorazione, quindi 1 2 3 archetti, sul terzo archetto nella maglia alta doppia una maglia alta doppia, stessa cosa, 1 2 3 archetti, quindi 1 2 3 sul terzo archetto, una maglia alta doppia sulla maglia alta doppia, prendiamo 2 volte il filo, andiamo al centro, quindi sopra la maglia alta doppia, una maglia alta doppia. Ok, adesso dobbiamo fare il giro dove lavoriamo maglie alte doppie e 7 catenelle all'interno di separazione fra un motivo e l'altro, quindi siamo a questo giro qua, quindi lavoriamolo in questo modo, giriamo il lavoro. Questo giro, a differenza degli altri giri, non lo agganciamo, agganceremo poi l'ultimo giro, quindi entriamo dentro all'ultima maglia alta doppia, una catenella, 1 2 3 4 catenelle sono la prima maglia alta doppia iniziale. Per il primo punto dove abbiamo le 4 maglie alte doppie andiamo a fare 4 catenelle di separazione, quindi 1 2 3 sono la prima maglia alta, più 1 2 3 e 4 sono quelle di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto 2 volte, andiamo nella divisione fra le maglie alte e lavoriamo una maglia alta doppia. Da adesso in poi 7 catenelle su ogni punto, 5 6 1 2 3 4 5 6 e 7, filo sull'uncinetto, una maglia alta doppia, 1 2 3 4 5 6 e 7, una maglia alta doppia, 1 2 3 4 5 6 e 7, una maglia alta doppia, 4 5 6 7, quattro 5 6 e 7, ok, mi trovo sopra alle ultime 7 maglie alte doppie, poi ho il centro, quindi lavoro 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, la maglia alta doppia la facciamo sopra all'ultima maglia alta doppia delle 7, quindi sopra, non qua ma sopra la maglia alta doppia, blocchiamo il punto e lavoriamo una maglia alta doppia. Quindi qua lavoriamo al centro del punto, l'ultimo punto lo facciamo sopra la maglia alta doppia. Adesso lavoriamo le nostre 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entriamo al centro e facciamo 2 maglie alte doppie, una catenella
e 2 maglie alte doppie nello stesso punto, 1 e 2 catenelle, una maglia alta doppia sopra alla prima maglia alta doppia sottostante, quindi entriamo nella maglia alta doppia, una maglia alta doppia e adesso ricominciamo, 1 2 3 4 5 6 7, 2 volte il filo e andiamo nello spazio delle maglie alte doppie, 1 2 3 4 5 6 7, 2 volte il filo, una maglia alta doppia, 1 2 3 4 5 6 7, 2 volte il filo, una maglia alta doppia, l'ultimo punto, anziché lavorare 7 catenelle ne dobbiamo lavorare solamente 4, 3 4 5 6 e 7. Sono sopra l'ultimo archetto, 1 2 3 4 5 6 7, entro qua nella divisione fra il penultimo e l'ultimo punto, lavoro una maglia alta doppia e adesso 1 2 3 4 catenelle e vado a lavorare sopra all'ultima maglia alta doppia, quindi sopra la quarta, una maglia alta doppia. E abbiamo detto che questo giro non lo blocchiamo e andiamo a bloccare il seguente. Il seguente giro è quello degli archetti, quindi inizieremo maglia alta doppia nella prima catenella, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa, una maglia bassissima sopra la maglia alta doppia. Facciamo insieme i primi 2 punti e poi arrivate fino alla fine del giro, anzi fino al centro, perché al centro dovremo fare 6 catenelle e un gruppo di 2 maglie alte doppie, una catenella e 2 maglie alte doppie. Quindi vediamo innanzitutto come si blocca e dove si blocca questo giro. Giriamo il lavoro, entriamo nell'ultima maglia alta doppia, facciamo una maglia bassa e ci alziamo di 1 2 e 3 catenelle che sono una maglia alta doppia. Adesso la andiamo a bloccare, filo sull'uncinetto 3 volte. Qua abbiamo lavorato dentro al primo, secondo e terzo archetto. Adesso andiamo al quarto arco. Il quarto arco lo lavoriamo sopra alla maglia alta doppia, quindi andiamo a fare 1 2 3 sopra la maglia alta doppia, una maglia alta tripla. In questo punto qua entriamo e blocchiamo il punto, 3 e 4. Giriamo il lavoro, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, lavoriamo la maglia alta doppia, la maglia alta nella catenella successiva, la mezza maglia alta, la maglia bassa, quindi sto parlando dentro ad ogni catenella, come abbiamo fatto per il primo punto, per il primo motivo, una maglia bassissima dentro alla maglia alta doppia. Ricominciamo con maglia bassa dentro la prima catenella, maglia alta doppia, mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta doppia e poi scendiamo. Quindi facciamo maglia alta, mezza maglia alta, chiaramente non lo dico ma dentro alle catenelle, proprio come abbiamo lavorato il primo motivo, maglia bassa e maglia bassissima. Quindi continuiamo con tutto il giro lavorandolo nel modo in cui abbiamo lavorato il primo motivo, quindi adesso siamo proprio alla lavorazione degli archetti e vanno lavorate queste maglie dentro ad ogni catenella dell'archetto, quindi dobbiamo avere 7 punti con maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta doppia,
maglia bassa, maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa a scendere sulle altre catenelle restanti, più una maglia bassissima sopra alla maglia alta doppia centrale. Quindi facciamo tutto l'ultimo giro come abbiamo lavorato l'ultimo giro del primo motivo. Quando arriviamo al centro lavoriamo 6 catenelle, quindi lavoriamo l'ultimo punto, una maglia bassissima, 6 catenelle e il gruppo di 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte doppie al centro, 6 catenelle, una maglia bassissima. Ricominciamo con l'archetto e quando arriviamo alla fine del giro lavoriamo l'ultima maglia alta doppia sopra 1 2 3 alla quarta catenella, alla quinta catenella, e la agganciamo con una maglia alta tripla sopra la maglia alta doppia del quarto archetto sottostante, quindi 1 2 3 sopra il quarto archetto. Arrivo in fondo, vi faccio vedere come bloccare anche questo giro. Allora, sono nella parte centrale, quindi ho lavorato tutti gli archetti, sono al motivo centrale, ho fatto la maglia bassissima, adesso faccio 6 catenelle, 2 3 4 5 e 6, due volte il filo, entro nel centro, lavoro il centro, quindi 2 maglie alte doppie, una catenella e 2 maglie alte doppie nello stesso punto. Adesso mi riaggancio sull'altro lato andando a ripetere 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6, che sono quelle dove andremo a lavorare l'inizio del prossimo arco, perché adesso, finito questo, nello stesso modo in cui abbiamo lavorato il secondo motivo, lavoreremo anche un terzo motivo. Da lì, se volete lavorarne anche un quarto, vi ripeto, prendete la misura e vedete la lunghezza che volete raggiungere, quindi se ne possono lavorare uno in più, 2 in più, a seconda di quanto volete lunga la vostra maglia. Adesso entro dentro le catenelle e ripeto la lavorazione, quindi maglia bassa, mezza maglia alta doppia, e poi scendo e ritorno alla fine del giro. Quindi vi faccio vedere come si aggancia, e poi per cominciare il prossimo dovete riprendere questa parte del tutorial e ripetere la lavorazione per un motivo in più. Questa lavorazione qua centrale va fatta ripetuta di nuovo, quindi dobbiamo avere 2 strisce da 3 motivi minimo, perché una sarà per la parte frontale e una sarà per la parte posteriore. Questa la sto lavorando con voi, ma io ne ho già lavorata un'altra, quindi ho già lavorato 1 2 e 3 motivi che per la lunghezza che voglio io mi vanno benissimo. Lavorato il secondo motivo, che è questo, mi sono ricongiunta nella parte centrale del secondo motivo e ho ripetuto la lavorazione andando a ripetere quello che abbiamo fatto insieme fino ad ora. Alla fine del giro, quindi lavorato anche l'archetto sul terzo motivo, ho tagliato il filo, perché poi andremo a fare le parti laterali. Quindi vi faccio vedere come si aggancia alla fine di questo giro qua, e poi va ripetuto almeno per un'altra volta. Terminato un lato farete anche l'altro lato come ho fatto io. Ok, ho lavorato tutti gli archetti, ho lavorato anche dentro alle prime 5 catenelle. Mi raccomando, le ultime 3 catenelle in maglia bassa sono la prima maglia alta doppia, quindi l'ultimo archetto, come per il primo giro, dovrà essere formato da maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta doppia, e nell'ultima catenella, come abbiamo fatto su quest'altro lato, lavoriamo un'altra maglia alta doppia, quindi avremo maglia bassa più 3 catenelle libere, che sono la maglia alta iniziale. 3 volte il filo sull'uncinetto, prendiamo l'archetto seguente, quindi a partire dal centro, questo è il centro della lavorazione, 1 2 3 archetti, sul quarto prendiamo il quarto, 3 volte il filo sull'uncinetto, nella maglia alta doppia una maglia alta tripla, e abbiamo terminato anche il secondo motivo. Ok, a questo punto qua
dovete riprendere nuovamente, come già vi ho detto, la lavorazione, andare a maglie bassissime fino all'archetto e da lì ricominciare le 7 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie, una catenella, 2 maglie alte doppie nella parte centrale, una catenella, 7 maglie alte doppie, e questo è il primo giro. Agganciateli sull'archetto, sulle maglie alte doppie con una maglia alta doppia, e poi fate il secondo, il terzo, il quarto giro e così via fino al settimo giro, che è questo. Terminato questo lato, ripeto, ne va fatto un altro. Io vi consiglio di farlo subito prima di fare le parti laterali, in modo da ricordarvi bene anche i passaggi, ecco, insomma, della lavorazione, perché un pochino vanno ricordati i punti di aggancio, se non altro. E poi vi farò vedere come ho intenzione di andare a lavorare la parte laterale, sia destra che sinistra, sia per la parte frontale che per la parte posteriore. Abbiamo bisogno di 4 parti per fare questa maglia, però come avete visto nella presentazione, che se siete a questo punto vuol dire che è piaciuta anche a voi. A me piace moltissimo come risultato. È una lavorazione un pochino diversa, richiede un pochino più di tempo e 4 parti di lavorazione, però alla fine il risultato è molto bello. Io vi aspetto per la seconda parte e faremo le parti laterali. A più tardi.